Hai mai avvertito quella sensazione pungente nel profondo, quella persistente sensazione di essere destinato a qualcosa di più? Che nonostante tutti i tuoi successi, tutti i tuoi fallimenti, qualcosa di più grande ti attende ancora. Fermati un momento, respira e ascolta attentamente. La vita che hai disperatamente cercato non inizia quando nasci. Inizia quando ti risvegli veramente, quando la nebbia si dissolve e finalmente vedi ciò che è sempre stato davanti a te. Per i prescelti tra noi, quel profondo risveglio tipicamente arriva a 40 anni. Vedi, per decenni hai nuotato controcorrente, lottando per trovare significato in un mondo che non ti ha mai veramente compreso. A 40 anni qualcosa di fondamentale cambia. Le opinioni che un tempo controllavano le tue decisioni perdono il loro potere. E lentamente, deliberatamente, il tuo autentico sé emerge dalle ombre. Quanti anni hai trascorso a rincorrere l'approvazione? Quante volte hai messo a tacere la tua intuizione per seguire la mappa tracciata dalla società? A 40 anni riconosci questi schemi per ciò che sono realmente. Catene che ti hanno tenuto legato a una vita che non era mai destinata a te. Capisci quali battaglie vale la pena combattere, quali montagne vale la pena scalare. Quindi perché la vita di un prescelto inizia veramente a 40 anni? Ti darò 8 motivi incrollabili per cui questa età segna il momento in cui tutto cambia. 8 ragioni per cui le difficoltà che hai sopportato non erano punizioni, ma preparazione. L'universo non è stato contro di te, ti stava plasmando. E ora, a 40 anni, sei finalmente pronto a percorrere il tuo vero cammino. La scoperta del tuo autentico sé. Nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso. Epitteto. A 40 anni accade qualcosa di straordinario. La nebbia si dirada, il rumore si attenua e finalmente ti riconosci allo specchio. Non il riflesso che la società voleva che tu vedessi. Non l'immagine che i tuoi genitori hanno modellato. Non la persona che la tua carriera esigeva. Il vero te, quello che ha atteso pazientemente sotto strati di aspettative e compromessi. Pensa a Giovanni, un avvocato di successo che ha trascorso 20 anni costruendo una carriera prestigiosa. A 40 anni ha finalmente ammesso la verità da cui stava fuggendo. Odiava essere avvocato. 6 mesi dopo ha aperto un piccolo laboratorio di falegnameria. Meno soldi, infinitamente più gioia. Ogni relazione fallita ti ha insegnato qualcosa sui tuoi bisogni. Ogni lavoro che ti ha prosciugato ha rivelato la tua vera vocazione. Ogni volta che hai cercato di adattarti, ha evidenziato quanto sei straordinario in realtà. A 40 anni, finalmente trovi il coraggio di chiederti: chi sono quando nessuno mi guarda? Cosa farei se non avessi paura del giudizio? Ripensa ai tuoi 20 anni. Quanta energia hai sprecato a rincorrere la convalida? Quel lavoro che ti logorava l'anima che hai sopportato perché sembrava impressionante sulla carta? Le opinioni che non hai mai espresso per evitare di agitare le acque? A 40 anni, quel sussurro diventa un ruggito, una forza innegabile che non può più essere ignorata. Smetti di forzare connessioni con persone che ti prosciugano. Finalmente capisci che la solitudine non è stare da soli, è essere circondati dalle persone sbagliate. Questo non è egoismo, è autoconservazione, è saggezza. Ti porti in modo diverso, la tua voce ha più convinzione. Non sprechi più energia preziosa cercando di convincere gli altri del tuo valore. A 40 anni comprendi che non tutti sono destinati a capire il tuo viaggio. E va perfettamente bene così. Fai scelte basate su ciò che ti sembra giusto invece di ciò che appare impressionante. Proteggi ferocemente la tua pace. Investi in te stesso senza sensi di colpa. Questa chiarezza non è stata gratuita. L'hai pagata con lacrime, con delusioni, con fallimenti che una volta sembravano devastanti. Sei sopravvissuto a situazioni progettate per spezzarti e grazie a queste battaglie ora possiedi una saggezza che non può essere insegnata, solo guadagnata. Quindi, se ti stai avvicinando ai 40 anni o li hai già superati e la società ti dice che i tuoi anni migliori sono alle spalle, sorridi con consapevolezza. Questo non è l'inizio della fine,
È la fine della finzione. È qui che la vita, la tua vita autentica, veramente inizia. La liberazione dalla prigione delle opinioni altrui. Se sei turbato da qualcosa di esterno, il dolore non è dovuto alla cosa stessa, ma alla tua valutazione di essa, e questo hai il potere di revocarlo in qualsiasi momento. Marco Aurelio. Arriva un momento nella vita in cui il peso schiacciante dei giudizi altrui improvvisamente perde la sua presa su di te. Quel momento arriva a 40 anni. Ricordi quella promozione che hai rifiutato perché i tuoi suoceri pensavano non fosse abbastanza prestigiosa, quel libro che non hai mai scritto perché qualcuno una volta ti ha detto che non eri abbastanza creativo. Per decenni hai vissuto con cautela, verificando ogni decisione contro un immaginario comitato di giudici, paura di parlare nelle riunioni, terrore di distinguerti nei raduni familiari. Prendi Michele, per esempio. A 35 anni guidava ancora l'auto sensata raccomandata da suo padre. Lavorava nella rispettabile azienda approvata dai suoi coetanei. A 40 anni, dopo un problema di salute, ha venduto tutto. Ha comprato una moto e ha avviato l'attività di fotografia che sognava dai tempi dell'università. I giudizi sono arrivati rapidamente, ma per la prima volta non gli importava. A 40 anni comprendi finalmente una verità che ti libererà. Le opinioni della maggior parte delle persone sono assolutamente prive di valore. Calcola le ore, i giorni, gli anni che hai sprecato cercando la convalida da persone che a malapena ti dedicano un pensiero superficiale. I sogni che hai accantonato perché qualcuno ha alzato un sopracciglio. A 40 anni, qualcosa di fondamentale cambia dentro di te, come un interruttore che viene azionato. Ti svegli una mattina e ti rendi conto che i giudizi che una volta temevi ora ti scivolano addosso come pioggia su un vetro. Vedi la verità con cristallina chiarezza. Quelli che ti criticano di più sono solitamente quelli che fanno meno con la propria vita. L'opinione che gli altri hanno di te è un loro problema, non tuo. Questo principio stoico, echeggiato da Seneca, finalmente risuona nelle tue ossa. Le voci più forti di dubbio provengono invariabilmente da coloro che non hanno mai avuto il coraggio di affrontare le proprie paure. I giudizi più severi fluiscono da coloro che annegano nelle proprie insicurezze. A 40 anni riconquisti la tua libertà, smetti di giustificare le tue scelte con persone che non hanno guadagnato il diritto a una spiegazione. Smetti di cercare convalida da individui che non riescono nemmeno a convalidare se stessi. Questa liberazione non avviene da un giorno all'altro, emerge da anni di compiacimento verso gli altri, anni di contorcimenti per adattarti a spazi troppo piccoli per il tuo spirito. Hai trascorso i tuoi 20 e 30 anni come un camaleonte, cambiando costantemente colore per mimetizzarti in qualsiasi ambiente in cui ti trovavi. Ma a quale costo? A 40 anni rifiuti di giocare ancora a questo gioco estenuante. Scegli te stesso, scegli la tranquillità rispetto alla performance, scegli la verità rispetto all'accettazione. Ed ecco la bellissima ironia. Nel momento in cui smetti di preoccuparti delle opinioni sbagliate, crei spazio per quelle giuste. A 40 anni inizi a fidarti implicitamente di te stesso, diventi la tua stella polare, la tua convalida, il tuo consigliere più fidato. Non tolleri più ambienti tossici che avvelenano il tuo spirito. Proteggi la tua pace come la preziosa risorsa che è, la realizzazione più potente, le opinioni che contano veramente, quelle delle persone che ti amano incondizionatamente, si rafforzano solo quando rimani fedele alla tua verità. Quindi, se hai trascorso decenni a diminuire te stesso per compiacere gli altri, fermati. Le loro opinioni non pagheranno le tue bollette. I loro giudizi non guariranno il tuo cuore. La loro approvazione non realizzerà il tuo scopo, ma il tuo coraggio lo farà. La tua autenticità lo farà. La tua visione si cristallizza con chiarezza incrollabile. Prima di tutto di a te stesso ciò che vorresti essere e poi fai ciò che devi fare. Epitteto. Arriva un momento nella vita in cui tutto, semplicemente, si incastra. La nebbia che ha offuscato il tuo giudizio per decenni improvvisamente si dissolve. Il rumore che confondeva le tue decisioni cade nel silenzio. Le distrazioni che ti tiravano in innumerevoli direzioni
perdono la loro attrazione magnetica. A 40 anni, la tua visione diventa cristallina. Pensa a Davide. Durante i suoi 30 anni è passato dal marketing alle vendite, alla consulenza, all'imprenditoria. A 40 anni, mentre si riprendeva dal burnout, ha riscoperto la sua passione infantile per l'insegnamento. Oggi gestisce un'accademia online di successo, insegnando competenze aziendali alle persone nei paesi in via di sviluppo, non perché fosse l'opzione più redditizia, ma perché era l'unica che si allineava con i suoi valori più profondi. Per anni hai vissuto in modalità sperimentale, provando di tutto, seguendo consigli da amici ben intenzionati, perseguendo percorsi che tutti gli altri pensavano fossero giusti per te. Hai inseguito relazioni che ti lasciavano vuoto, carriere che prosciugavano il tuo spirito, obiettivi che, una volta raggiunti, sembravano stranamente vuoti. A 25 anni stavi esplorando, a 30 ti stavi stabilizzando, a 35 ti stavi interrogando, a 40 anni ora sai. Ogni fallimento, ogni delusione, ogni svolta sbagliata era preparazione. Ogni esperienza era un passo necessario nel tuo viaggio verso la chiarezza. Questo è il dono che arriva a 40 anni. Le distrazioni non ti seducono più. Gli oggetti luccicanti non ti deviano più. Le opportunità casuali non ti confondono più. Sviluppi la capacità di riconoscere immediatamente ciò che si allinea con il tuo scopo e ciò che non lo fa. Non c'è esitazione, non c'è eccessivo ragionamento, non c'è paralisi da analisi. Semplicemente sai. A 40 anni smetti di dire sì a tutto ciò che incrocia il tuo cammino. Sviluppi un potente filtro. Questo si allinea con chi sono, questo mi avvicina al mio scopo, questo aggiunge valore genuino alla mia vita o alla vita degli altri. Se la risposta è no, ti allontani, senza sensi di colpa, senza rimpianti, senza ripensamenti. Non insegui più il successo superficiale. L'ufficio all'angolo non ti impressiona più. L'auto di lusso non ti convalida più. I like sui social media non ti appagano più. Invece insegui il significato, l'impatto, l'eredità. Ecco ciò che è veramente straordinario. Una volta che la tua visione si chiarisce, l'universo sembra cospirare a tuo favore. Le giuste opportunità, le persone giuste, le circostanze giuste iniziano a presentarsi nella tua vita con una sincronicità quasi inquietante. Non è magia, è concentrazione, ma siamo brutalmente onesti. Raggiungere questa chiarezza a 40 anni non è stato facile. Hai dovuto sopportare anni di incertezza, anni percorrendo strade senza uscita. Hai dovuto sperimentare in prima persona ciò che non funzionava per riconoscere ciò che funziona. Ecco perché la tua visione a 40 anni non è solo chiara, è infrangibile. È costruita su una saggezza duramente conquistata, esperienze dolorose, lezioni apprese attraverso lacrime e delusioni. E forse, cosa più potente, smetti di spiegarti. Quando la tua visione è cristallina, non hai bisogno di convalida da coloro che non possono vedere ciò che vedi tu. Non sprechi energia preziosa cercando di convincere gli scettici. A 40 anni diventi veramente inarrestabile, non perché sei invincibile, ma perché sei concentrato, non perché sei impavido, ma perché il tuo scopo è diventato più grande delle tue paure. Possiedi la tua visione con feroce convinzione, la persegui con determinazione implacabile, la proteggi da tutto ciò che minaccia di diluirne il potere. A 40 anni finalmente osi vedere e perseguire la tua visione più chiara. Il tuo dolore ha forgiato una forza indistruttibile. La ferita è il luogo da cui entra la luce. Arriva un momento nella vita in cui smetti di fuggire dal dolore, smetti di temerlo, smetti di maledirlo. Perché? Perché a 40 anni finalmente comprendi che il dolore non è mai stato mandato per distruggerti. È stato mandato per costruirti. Il fuoco prova l'oro, la sofferenza prova gli uomini coraggiosi, scrisse Seneca. A 40 anni hai attraversato abbastanza fuoco per emergere come oro puro. Pensa a Maria. A 35 anni ha perso improvvisamente il marito, lasciandola con 2 bambini piccoli e una montagna di debiti. Pensava che la sua vita fosse finita.
A 40 anni gestisce un'attività di successo, aiutando le vedove a navigare le sfide finanziarie. Il suo dolore non l'ha spezzata, è diventato il suo scopo. A 40 anni hai accumulato abbastanza cicatrici per raccontare una storia potente. Hai sopportato delusioni che una volta sembravano insopportabili, perso persone che pensavi sarebbero state sempre lì, affrontato fallimenti che sembravano devastanti al momento. E attraverso tutto questo sei sopravvissuto. A 40 anni qualcosa di profondo cambia dentro di te. Smetti di vederti come una vittima delle tue circostanze e inizi a riconoscerti come il loro prodotto, una versione più forte, più saggia, più resistente di chi eri una volta. Ogni lacrima che hai versato, ogni delusione che hai affrontato, ogni tradimento che hai sopportato, tutto ha servito uno scopo più alto. Non erano atti casuali di crudeltà di un universo indifferente. Erano lezioni deliberate, attentamente calibrate per costruire la forza di cui avresti avuto bisogno per ciò che ti attende. Ricordi Giacomo? La sua attività è crollata a 36 anni, portandosi via i suoi risparmi, la casa e la reputazione. Oggi, a 42 anni, aiuta gli imprenditori a creare modelli di business più resistenti. Quando gli chiedono come si è ripreso, dice semplicemente: «Ho perso la paura del fallimento. Cosa potrebbe mai accadere che non abbia già superato? Ci sono stati momenti in cui pensavi che non ce l'avresti fatta, notti in cui non potevi immaginare di affrontare un altro giorno. Ma guardati ora, ancora in piedi, ancora in movimento, ancora rifiutando di essere definito da ciò che ti ha spezzato. A 40 anni capisci che la forza non consiste nell'evitare il dolore, consiste nell'attraversarlo con la tua anima intatta. Si tratta di stare nell'uragano, sentire tutta la forza della sua furia e rifiutare di essere sradicato. Non sei più fragile, non ti spezzi più al primo segno di avversità, non crolli più sotto pressione, non reagisci più emotivamente alle sfide, rispondi strategicamente. Non permetti più agli ostacoli di dettare la tua mentalità, scegli deliberatamente la tua prospettiva. Le persone che ti conoscono spesso si chiedono come tu rimanga così calmo di fronte a situazioni che manderebbero altri in crisi. Non capiscono perché non crolli come facevi una volta. Ma loro non sanno cosa hai sopportato. Non sanno delle notti in cui hai pianto fino ad addormentarti, delle volte in cui ti sei rialzato quando non c'era nessuno ad aiutarti, delle battaglie che hai combattuto in silenzio, con dignità e determinazione. A 40 anni possiedi quella forza senza scuse. Hai imparato a fidarti completamente di te stesso, a fidarti che non importa cosa accada, troverai un modo per superarlo. Ora cammini in modo diverso, parli con autorità ben guadagnata, entri nelle stanze come se ti appartenessero, perché è così. A 40 anni non permetti più al tuo passato di definire il tuo futuro. Hai trasformato le tue ferite in saggezza, le tue lotte in forza, i tuoi insuccessi in successo, perché finalmente comprendi che tutto ciò che la vita ti ha fatto passare non era destinato a sconfiggerti, era destinato a prepararti. E ora sei pronto a elevarti, pronto a prosperare, pronto a diventare pienamente la persona che sei sempre stato destinato a essere. Finalmente riconosci la tua vera cerchia. La chiave è mantenere compagnia solo con persone che ti elevano, la cui presenza evoca il meglio di te. Epitteto, arriva un momento nella vita in cui la nebbia si dirada e vedi le persone per ciò che sono veramente. A 40 anni, quella chiarezza diventa il tuo superpotere. Hai vissuto abbastanza a lungo per testimoniare l'intero spettro della connessione umana. Hai avuto amici che hanno giurato eterna lealtà, solo per svanire quando hai perso il lavoro. Colleghi che si definivano famiglia, finché non hai smesso di essere utile per loro. Scegli di non essere danneggiato e non ti sentirai danneggiato, non sentirti danneggiato e non lo sarai, insegnava Marco Aurelio. A 40 anni comprendi finalmente la profonda saggezza in queste parole. Considera Tommaso. Per anni ha mantenuto un gruppo di 15 amici stretti dell'università, organizzava gli incontri, faceva le prenotazioni, ricordava ogni compleanno. Quando sua madre è morta, solo 2 si sono presentati al funerale. A 40 anni ha smesso di inseguire l'illusione dell'amicizia
e ha investito profondamente in quelle due persone. Attraverso tutte queste esperienze, attraverso tutti questi tradimenti, ha imparato una delle lezioni più preziose della vita. Non tutti quelli che camminano con te sono destinati a rimanere. La bellezza di raggiungere i 40 anni è che la tua percezione dell'amicizia si trasforma fondamentalmente. Non confondi più la presenza con la connessione. Non confondi più la compagnia divertente con la vera lealtà. Comprendi con cristallina chiarezza che la vera amicizia non è definita da chi c'è durante i momenti di celebrazione. È definita da chi rimane quando tutto crolla. Ora non sprechi più tempo ed energia preziosi su persone che ti amano solo quando è conveniente per loro. Hai imparato a guardare le azioni, non le parole, a valorizzare la coerenza rispetto all'intensità. Quelli che ci tengono veramente non ti mandano solo un messaggio con «penso a te» durante la tua crisi, si presentano alla tua porta con la spesa quando non riesci ad alzarti dal letto. A 40 anni riconosci queste rare anime più chiaramente che mai. Ricordi Rebecca? Durante i suoi 30 anni ha mantenuto una migliore amicizia con qualcuno che costantemente la sminuiva, faceva complimenti velati. A 40 anni ha finalmente creato distanza. Preferisco prendere un caffè da sola, piuttosto che con qualcuno che mi fa sentire sola in sua presenza, ha realizzato. A 40 anni ti muovi diversamente, con intenzione, con confini, con rispetto di te stesso. Proteggi la tua pace come se la tua vita dipendesse da essa, perché emotivamente è così. Custodisci la tua energia come la preziosa risorsa che è. Scegli la tua cerchia con la deliberata attenzione di un curatore che seleziona arte inestimabile. Non provi più sensi di colpa quando stabilisci dei confini. Non ti scusi più per allontanarti da relazioni che non servono più il tuo bene supremo. Non tutti capiranno questa versione di te. Ex amici ti chiameranno distante. Vecchie conoscenze affermeranno che sei cambiato. E hanno assolutamente ragione, sei cambiato. Perché il vecchio te tollerava la mancanza di rispetto per paura della solitudine. Il vecchio te si sminuiva per mantenere connessioni che non erano degne della tua luce. Ma il nuovo te, il te quarantenne, hai imparato che le amicizie autentiche non richiedono uno sforzo costante per mantenerle in vita. Non sembrano un lavoro, non ti lasciano emotivamente esausto. Le vere connessioni fluiscono naturalmente, sembrano facili, sembrano sicure. Sembrano reciproche. A 40 anni non tolleri più relazioni unilaterali dove dai tutto e non ricevi nulla in cambio. Non insegui più persone che ti hanno mostrato, ripetutamente, che non valorizzano veramente la tua presenza. Se qualcuno vuole essere nella tua vita, le sue azioni lo renderanno inequivocabilmente chiaro. Se non lo vogliono, li lasci andare senza esitazione o amarezza. Apprezzi con profonda gratitudine quei pochi rari che hanno affrontato ogni tempesta al tuo fianco, quelli che non hanno mai vacillato, mai giudicato, mai scomparsi quando i tempi si facevano difficili. Queste sono le tue vere persone, la tua vera cerchia, e ti aggrappi a loro con tutto ciò che hai. Il potere del no ti rende inarrestabile. No è una frase completa. Arriva un momento nella vita in cui ti rendi conto che la semplice parola no non è solo un rifiuto, è una dichiarazione di potere. A 40 anni, finalmente abbracci quel potere senza scuse. Soffriamo più nell'immaginazione che nella realtà, scrisse Seneca. E quanto è vero questo per la nostra paura di dire no, le conseguenze che immaginiamo sono quasi sempre peggiori della realtà. Considera Rachele. Durante i suoi 30 anni si è offerta volontaria per ogni comitato al lavoro, ha accettato di ospitare ogni festa di famiglia e non ha mai rifiutato una richiesta di aiuto. A 38 anni le è stato diagnosticato un grave burnout e problemi autoimmuni. A 40 anni ha imparato a dire no a tutto ciò che non si allineava con i suoi valori fondamentali. Per anni sei stato condizionato a credere che dire no fosse egoista, che essere accomodante fosse una virtù, che i bisogni di tutti gli altri dovessero venire prima dei tuoi. E così hai fatto esattamente questo. Hai dato e dato finché non è rimasto nulla, ma a 40 anni vedi la verità con penetrante chiarezza. Ti rendi conto che proteggere la tua energia non è egoista, è sopravvivenza.
Il tuo tempo è la tua risorsa non rinnovabile più preziosa, la tua energia è sacra. E così inizi a dire no con convinzione, senza sensi di colpa, senza lunghe spiegazioni. No alle relazioni tossiche che ti lasciano sentire peggio dopo ogni interazione. No agli sprechi di tempo che ti allontanano da obiettivi significativi. No alle persone che appaiono solo quando hanno bisogno di qualcosa. No a tutto ciò che non si allinea con la vita che stai deliberatamente costruendo. Ed ecco cosa succede quando inizi ad abbracciare il potere del no. Diventi inarrestabile. Ti liberi dal peso schiacciante delle aspettative altrui. Smetti di vivere per l'approvazione esterna e inizi a vivere secondo uno scopo interno. Le persone ti metteranno alla prova, naturalmente. Spingeranno contro questi nuovi confini. Cercheranno di farti sentire in colpa con frasi come «sei cambiato» o «una volta eri più divertente». E hanno ragione su una cosa: sei cambiato. Perché il vecchio te era un cronico compiacente. Il vecchio te tollerava la mancanza di rispetto per evitare conflitti. Il vecchio te era terrorizzato di deludere gli altri, anche a costo di deludere te stesso. Ma il nuovo te, il te quarantenne, ha finito di vivere secondo i termini degli altri. Non ti senti più costretto a offrire spiegazioni lunghe, un paragrafo per le tue decisioni. Il tuo no è una frase completa. Se qualcuno non può rispettare i tuoi confini, non ha guadagnato un posto nella tua cerchia interiore. Ed ecco la parte più bella: più dici no a ciò che non ti serve, più spazio crei per ciò che conta veramente. A 40 anni non vivi più per rendere gli altri a loro agio a tue spese, vivi per rendere te stesso orgoglioso, per onorare i tuoi valori, per rispettare i tuoi confini. E quel cambiamento, dalla convalida esterna all'allineamento interno, è precisamente ciò che ti rende inarrestabile. Il potere di muoversi in silenzio. Taci o di qualcosa che valga più del silenzio. Pitagora: qualcosa di profondo cambia quando superi la soglia dei 40 anni. Smetti di annunciare ogni tua mossa. Smetti di cercare approvazione prima di agire. Smetti di trasmettere i tuoi piani al mondo. Smetti di aver bisogno di testimoni per il tuo percorso. Invece, ti muovi in silenzio. E quel silenzio terrorizza assolutamente le persone. Pensa a Michele. Durante i suoi 30 anni, raccontava a tutti ogni idea di business, ogni cambiamento di carriera, ogni obiettivo personale. Quando ha compiuto 40 anni, qualcosa è cambiato. Si è iscritto silenziosamente a corsi di architettura, la sua passione di sempre, senza dirlo a nessuno. 18 mesi dopo ha lanciato il suo studio, scioccando tutti. Il silenzio mi ha dato lo spazio per fallire, adattarmi e crescere senza continui commenti. Per anni hai creduto che la trasparenza fosse una virtù. Pensavi che le persone dovessero conoscere le tue lotte, le tue scoperte, i tuoi sogni. Ma ora vedi la verità con assoluta chiarezza. La maggior parte delle persone non ascolta per sostenerti, ascolta per raccogliere informazioni, per giudicare, per confrontare, forse persino per usare quelle informazioni contro di te in seguito. A 40 anni comprendi che non tutti meritano un posto in prima fila nel tuo viaggio, perché nel momento in cui annunci i tuoi piani, i dubbiosi iniziano a sussurrare, i detrattori iniziano a tramare. Non tutti sono sinceramente felici per la tua crescita, non tutti vogliono vederti salire. E così smetti di spiegare, smetti di dare alle persone accesso al tuo progetto, diventi un mistero. Il potere di muoversi in silenzio sta nel rimuovere le interferenze esterne. Quando smetti di diffondere i tuoi obiettivi, smetti di invitare opinioni indesiderate, smetti di dare alle persone l'opportunità di scoraggiarti, di seminare dubbi. A 40 anni impari che il successo ha un sapore infinitamente più dolce quando viene rivelato, non predetto. Non hai più bisogno di applausi prima ancora di iniziare. Abbassi la testa, lavori diligentemente e quando finalmente emergi hai già vinto. Quando le persone vedono finalmente i risultati del tuo silenzioso impegno, vengono scosse nel profondo. Perché non l'hanno visto arrivare? Pensavano che fossi bloccato nello stesso posto. Se non riescono a percepire il cambiamento della tua energia, non erano comunque sintonizzati sulla tua frequenza. Le persone diranno che sei cambiato,
e hanno assolutamente ragione. Hai smesso di sprecare tempo prezioso con chiacchiere insignificanti. Hai smesso di intrattenere distrazioni che ti allontanano dal tuo scopo. Hai smesso di chiedere il permesso per inseguire il tuo destino. Quando ti muovi in silenzio, interrompi il modello sociale previsto. Le persone sono abituate a tracciare i tuoi progressi, ma quando smetti di condividere, vanno in panico, perché non possono calcolare la tua prossima mossa, non possono interferire con il tuo processo. Questo livello di disciplina genera un immenso potere. Inizi a concentrarti sui risultati, non sulle reazioni. Smetti di cercare di dimostrare qualcosa a persone le cui opinioni alla fine non contano. A 40 anni diventi strategicamente inaccessibile. Scegli le tue conversazioni con attenta deliberazione. Proteggi la tua energia come la preziosa risorsa che è, e questo ti rende completamente inarrestabile. I tuoi giorni migliori sono davanti a te. Non è che abbiamo poco tempo per vivere, ma che ne sprechiamo molto. Seneca. C'è un momento, intorno ai 40 anni, quando ti svegli con una sconvolgente rivelazione che ti colpisce come acqua fredda sul viso. Non stai esaurendo il tempo. Non sei troppo vecchio. Non è troppo tardi. Non sei rimasto indietro. In realtà, stai solo iniziando. Considera Tommaso. Per decenni ha creduto che la sua possibilità di realizzazione professionale fosse passata. A 42 anni, dopo essere stato licenziato, ha finalmente perseguito la sua passione per la lavorazione del legno. Ora, a 47 anni, gestisce una fiorente attività di mobili su misura. Ho sprecato anni credendo di essere troppo vecchio per iniziare qualcosa di nuovo. Ora mi rendo conto che quegli anni trascorsi in lavori che odiavo mi stavano dando le competenze aziendali di cui avevo bisogno per avere successo in ciò che amo. Per anni, la nostra cultura ossessionata dalla giovinezza ha cercato di convincerti che i tuoi momenti migliori fossero alle spalle, che solo i giovani possiedono energia vitale e potenziale, ma a 40 anni qualcosa di profondo cambia dentro di te. Inizi a vedere attraverso la menzogna. Inizi a sentire un'energia dentro di te che non hai mai apprezzato pienamente prima. Non è l'energia frenetica e dispersiva della giovinezza, è qualcosa di molto più potente, l'energia dell'esperienza, della saggezza duramente conquistata, della resilienza testata in battaglia. È la tranquilla sicurezza che deriva dal sapere chi sei veramente, cosa vuoi genuinamente e esattamente come manifestarlo nel mondo. A 40 anni ti muovi con precisione, con chiarezza, con uno scopo incrollabile, ed è allora che la verità ti colpisce con una forza mozzafiato. I tuoi giorni migliori non sono alle spalle, sono davanti a te, perché adesso possiedi gli strumenti per costruire una vita che ti soddisfi davvero. Nei tuoi 20 anni stavi capendo le cose, hai fatto errori, dubitavi costantemente di te stesso. Nei tuoi 30 anni stavi ancora cercando, ancora dimostrando, ancora imparando a tue spese cosa funziona e cosa no. Ma a 40 anni entri pienamente nel tuo potere, comprendi il tuo valore a un livello profondo. Ora rifiuti di sprecare un altro minuto in attività che non si allineano con il tuo scopo. Le persone potrebbero cercare di dirti che la vita rallenta dopo i 40 anni, che le opportunità si esauriscono, che i sogni svaniscono come vecchie fotografie, ma le persone che affermano che la vita diminuisce dopo i 40 hanno rinunciato a se stesse, si sono accontentate di meno di ciò che meritavano, hanno smesso di crescere. A 40 anni ti rendi conto che tutto ciò che hai vissuto, le delusioni che ti hanno distrutto, le lotte che ti hanno esaurito, i contrattempi che ti hanno reso umile, non erano la fine della tua storia. Erano semplicemente le fondamenta per qualcosa di più grande. E questa è la parte più liberatoria. Non hai ancora raggiunto il tuo apice. I capitoli più grandi della tua vita stanno ancora venendo scritti. Hai ancora tempo per lanciare quell'attività che si allinea con i tuoi valori, per esplorare parti del mondo che hai visto solo nelle fotografie degli altri, per innamorarti profondamente di nuovo, forse prima di tutto di te stesso. A 40 anni vedi la verità con assoluta chiarezza. La vita non declina dopo 4 decenni, si evolve. Non perdi valore con l'età, acquisti un potere incommensurabile.
Smetti di aspettare il permesso per perseguire ciò che ti chiama. Smetti di fare scuse sul perché non puoi raggiungere ciò che desideri. Entri senza scuse nella tua grandezza, perché ora ti rendi conto che il rimpianto è infinitamente più doloroso del fallimento, che le opportunità mancate fanno molto più male del rifiuto, che rimanere in sicurezza nella tua zona di comfort è il modo più sicuro per morire mentre respiri ancora. A 40 anni non temi più di invecchiare, lo abbracci con tutto il cuore, perché ora riconosci l'invecchiamento per quello che è veramente: un vantaggio, un privilegio, una benedizione negata a molti. Tutto ciò che hai sopportato, le lotte che ti hanno messo alla prova, le delusioni che ti hanno insegnato, le lezioni che ti hanno plasmato, non erano battute d'arresto, erano preparazione. A 40 anni non esisti semplicemente, ti elevi, non sogni semplicemente, esegui, non sopravvivi semplicemente, prosperi. Sei stato messo alla prova, sei stato testato e ora, a 40 anni, sei veramente inarrestabile. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.